50%. 50% sulla forma, poi mancano le rifiniture, diciamo un po' di anatomia qua e là, diverse cose da correggere, però c'è, vedi? Sto al 50%. La cosa divertente è che sto lavorando soltanto con la luce naturale, non ho mai usato luce artificiale, cosa che in realtà io non dico che non ho mai fatto, però ho sempre avuto la possibilità della luce artificiale, anche per cose più piccole, e quindi bene o male lì controlli tutto, lavori quando vuoi. Invece con la luce naturale, a parte che è più divertente perché ti devi adattare alle fasi della giornata che vanno a proiettare luce in punti diversi e quindi automaticamente ti viene naturale, spontaneo lavorare in determinati punti perché ecco, adesso grazie a questa luce radente, la luce delle 18, riesco a vedere esattamente in che modo, quali sono gli errori, dove devo togliere un po' di più, un po' di meno, no? È molto bello perché c'è un'esperienza nuova. Il marmo si illumina a una potenza particolare con la luce del sole e quindi ti permette di vedere delle cose sempre nel complesso. Ecco, è questo. Con la luce naturale tu sei costretto ad osservare la scultura nel suo complesso e ad innamorarti di quei momenti, andare alla ricerca di determinati momenti perché sono preziosi e sono solo quelli. Poi sfuggono, poi si muovono e tu ti muovi sull'opera come si muove il sole sopra la tua testa. È una cosa meravigliosa, no? Ecco, io ci ho fatto caso in questi giorni, quindi novità del momento. Noi non penso in termini di forza, penso in termini di volontà, di propositi, di necessità. Io non ho esitazione alcuna la mattina, io mi sveglio e poi vengo al lavoro, cioè è la mia unica preoccupazione, quella di fare. Quindi in senso di responsabilità, potrei dirti questo. E poi di desiderio, cioè io non vedo l'ora e mi sento profondamente a posto quando arrivo qui al lavoro, vedo l'opera, che poi magari non inizio per forza subito a lavorare, ma ho dei lunghi momenti di osservazione, di pura riflessione. Quelli sono speciali, no? Sono bellissimi. O il mio vuoto, il mio silenzio. Trasformarla in una forma, no? Solida, darle un peso specifico è quasi la parte più semplice, perché nel momento in cui tu l'hai visualizzata, quella già esiste. Poi gli unici due ingredienti che non ho, elementi che non ho, è il dove e il quando. Quelli si vanno costituendo strada facendo, ok? Ma sul fatto che avverrà, su questo direi che non ci sono dubbi. Il motivo per cui penso continui a insistere su questa cosa nonostante il caldo sia sicuramente il fatto che lui si è dato una deadline e quindi a tutti i costi vuole rispettarla. A parte questo, a parte la deadline che si è data, sia un motivo più personale, di sfida personale,
Forse la forza nostra è quella, lui è un sognatore, mentre io vado più nel pratico, ma ovviamente anche lui è molto pratico, altrimenti non passerebbe la scopa adesso. Fai piano, eh? Io la vedo la polvere. Nel raccontare le cose te le fa vivere in modo diverso e quindi è lui che dà valore alle cose. La fatica non è una cosa che ci preoccupa, ecco. Anzi, è necessaria, credo, perché se no non hai il motivo di crescita. Credo sia la cosa principale che lo spinge a sopportare tutto il caldo, tutte le fatiche, la polvere, il rumore costante durante la giornata. E poi, dopo tutto questo, trova la forza per fare un'intervista, dedicarsi 5 minuti ad un fan che lo incontra per strada, fare la spesa prima di tornare a casa. Credo che però agli occhi di chi sta fuori, cioè immaginare, immedesimarsi, ecco il caldo, in una sfida così grande, ti fa pensare che potrebbe essere l'unica opera, non l'ultima, ma forse l'unica opera che lui riesce a realizzare di queste dimensioni.